Ciao a tutti, come state? Benvenuti o bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi è sabato 2 luglio e sono un po' di corsa perché sto per uscire. Vado al Salone Internazionale del Libro di San Paolo, sono molto contenta, molto emozionata e vi porterò con me, ovviamente. Nobody told me to settle down. Day nights and late nights don't get around. But there's something about you I like. About you I like. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you I like. About you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Guess I'm just too scared to settle down. There'd be many nights I got too high and almost left town. But there's something about you I like. Allora ragazzi, è la quarta volta che provo a girare questo video. Spero sinceramente sia la volta buona perché sto cominciando a stancarmi. Comunque, il giorno dopo, ieri non ho fatto più riprese perché ero stanca morta. Siamo tornati a casa verso le 5 di pomeriggio e io ero letteralmente KO, ma volevo dirvi che è stato stupendo partecipare alla fiera, al Salone Internazionale del Libro. Era stracolmo, abbiamo dovuto fare la fila per un'ora prima di entrare, poi abbiamo fatto la fila per mangiare, per gli stand delle case editrici, per comprare libri. Era veramente pieno di gente, ma ne è valsa la pena. Abbiamo avuto la fortuna di assistere a un evento con il fumettista Maurizio de Souza, il creatore dei fumetti Turma da Monica. Lui è molto simpatico, ha parlato delle ispirazioni per creare i personaggi negli anni 70, della gioia di vedere i fumetti diventare sempre più famosi, più conosciuti, e ha anche parlato di alcune novità in arrivo. Poi abbiamo deciso di andare al padiglione dedicato al Portogallo, nazione alla quale noi brasiliani saremo sempre uniti grazie alla nostra lingua madre, e lì abbiamo trovato un sacco di immagini, video dedicati alla storia del paese e anche a luoghi di interesse. E ovviamente c'erano molti libri classici della letteratura portoghese, romanzi di autori come José Saramago, Sérgio Queiroz. Poi abbiamo deciso di visitare gli stand delle case editrici brasiliane. Secondo me lo stand più particolare era quello della casa editrice IMEP, intitolato Cordel e Repente. Il repente è un'arte proveniente dalla regione nord-est del Brasile, basata sull'improvvisazione cantata, alternata da due cantautori. E lì c'erano questi signori che cantavano mentre noi guardavamo i libri. Tutti i libri di questo stand erano scritti in cordel. Il cordel è una manifestazione letteraria tradizionale della cultura popolare della regione nord-est del Brasile. E qui ho proprio iniziato a fare danni, ho cominciato a spendere soldi, perché sei lì davanti a tutti questi libri meravigliosi, bellissimi, cosa fai? Non li compri? Ne ho comprati 2. E il primo libro che vi mostrerò è questo qui, una raccolta di racconti horror
edito dai Mepi al prezzo di 46 reais, illustrato, sempre scritto in cordeo, questo stile di scrittura basato sulla ripetizione di sillabe e suoni. E il secondo si intitola São Paulo in cordeo. Non ho potuto resistere, mi ha subito conquistata. È un libro dedicato alla città di San Paolo. Guardate che meraviglia queste illustrazioni. E qui troviamo testi dedicati a luoghi di interesse della città di San Paolo. Non vedo l'ora di leggerlo con calma. Poi abbiamo deciso di andare allo stand della casa editrice Intrinseca, una casa editrice carioca, e ho recuperato 3 libri che erano da un po' di tempo nella mia wishlist. Il primo libro che ho preso, Cambiare l'acqua ai fiori di Valérie Perrin. Pensavo di leggerlo in lingua originale, ma poi ho deciso di recuperarlo in portoghese perché il mio francese è un po' arrugginito, quindi ho deciso di leggerlo nella mia lingua madre. Vediamo se mi piacerà e forse farò una rilettura in francese, in lingua originale. Di che cosa parla questo romanzo? Racconta la storia della guardiana di un cimitero, che da quanto ho potuto capire nasconde una grande personalità e una vita piena di misteri. Libro numero 2, Il serpente dell'Essex di Sarah Perry. Non ne conosco bene la trama, so semplicemente che si tratta di un caso editoriale, un bestseller in narrativa storica e che è ambientato nell'Inghilterra dell'Ottocento, in un paesino dell'Essex. Devo dire che mi ha conquistata soprattutto a causa di questa stupenda copertina. Il terzo libro, che io sappia, non è disponibile in italiano, non ancora. Il titolo originale è The Paris Apartment, l'autrice è Lucy Foley e questo è un thriller. La protagonista decide di andare a trovare il fratello a Parigi e una volta arrivata al suo appartamento non lo trova e comincia a pensare che gli sarebbe successo qualcosa. Così comincia ad indagare. Mi incuriosisce parecchio, probabilmente lo leggerò nei prossimi giorni, dopo la sessione, perché io sono ancora in sessione. E poi, per chiudere in bellezza, sono anche passata dalla casa editrice Companhia das Letras e ho recuperato questa edizione in copertina rigida del Gobbo di Notre Dame di Victor Hugo. Guardate che bello! Anche questa è un'edizione illustrata. Vediamo se riesco a trovare un'immagine qui, e sono le immagini originali. Sono molto contenta dei miei acquisti. Allora, siamo giunti alla fine di questo video, spero di avervi piacevolmente tenuto compagnia. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non vi siete iscritti e di lasciare un bel mi piace di sostegno se questo video vi è piaciuto. Io come sempre vi auguro una splendida settimana, una splendida giornata e vi do appuntamento prestissimo al prossimo video. Ciao! I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better. Nobody loves me better.
get too drunk and too scared and lie to you.